Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali. Grazie, l'imperatore. Amici dell'Aquario, si parla di stabilità, si parla di regole, di struttura, si parla anche di padre per qualcuno, perché l'imperatore comunque fa riferimento all'archetipo del padre, quindi a colui che governa, a colui che dirige, è una persona comunque che ha una certa influenza e capacità di controllo, ma soprattutto su se stesso, eh. Andiamo avanti, vediamo questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Abbiamo, ok, carta numero 31 e qui praticamente fa riferimento a quello che non si conosce, è un iceberg. Quindi guardate, in questo momento mi viene in mente la definizione di subconscio, che viene rappresentata proprio, mi pare fosse Young che l'avesse rappresentato così, con un iceberg. Quindi quello sopra è la parte conscia e tutto il blocco sotto è la parte inconscia, cioè tutto quello che lavora nel subconscio, cioè quello di cui noi non siamo coscienti. Infatti anche qui dice che c'è qualche cosa che non si conosce, che ci sono delle verità molto in profondità. Wow! E poi abbiamo l'arcangelo Rachel, carta numero 36 e parla di giustizia, di armonia e di soluzioni. Difatti ha una bilancia in mano, mi ricorda molto la carta della giustizia. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Guardate, l'imperatore anche è dov'è, proprio perché è una persona giusta e anche qui vi parla di giustizia, parla di armonia e di soluzioni. Interessante. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse niente o volete ampliare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 9 di bastoni al contrario, un 7 di spade, un 4 di bastoni. Quindi qui c'è qualcuno che in qualche modo si è un po' arreso, se vogliamo, o comunque c'è una sorta di stanchezza, mi verrebbe da dire, perché il 9 di bastoni è quella persona che è impegnata nell'erigere un muro difensivo fondamentalmente, è qualcuno che sta lottando per riuscire a mantenere integri i propri spazi e potrebbe proprio anche essere un po' l'energia dell'imperatore, no? Perché è colui che si impone per difendere il territorio. C'è un 7 di spade però, ragazzi. Quindi questo lo avvicinerei a questa carta perché c'è qualche cosa qui che non si conosce. C'è qualche tipo di verità che è nascosta. E infatti anche qui vi dice che sono verità profonde, nascoste. C'è un 4 di bastoni. Qui potrebbe fare riferimento a quello che è un contratto, una stabilità familiare, piuttosto che a una stabilità di coppia. Quindi normalmente il 4 di bastoni fa riferimento alla famiglia in senso stretto, meno in senso allargato. Però comunque parla di un gruppo in ogni modo. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo l'imperatrice al contrario, la carta del diavolo. Quindi
Sento che per qualcuno qui la questione, diciamo, difficile è esprimere se stessi, perché comunque c'è anche questo diavolo e il diavolo parla sempre di condizionamenti di tipo mentale. C'è qualche tipo di schiavitù, qualche cosa che voi non conoscete, che in qualche modo condiziona tutta la situazione. Guardate che cosa è uscito, la giustizia, e qui lo sento molto in risonanza con questa carta. Poi abbiamo il mago e terminiamo con un 9 di coppe. Ragazzi, state sereni, perché come vi dicevo, anche se qui c'è questo diavolo, molto probabilmente qua si riuscirà a capire che cos'è che non funziona, quali sono le proiezioni mentali, quali sono quelle cose che vi fanno sentire in gabbia, che non vi fanno sentire completamente appagati e creatori della vostra realtà. Arriva la giustizia divina, avete due carte che parlano di giustizia, entrambe con la bilancia, c'è qualche cosa che viene messo in equilibrio, o sì o sì. Con la carta del mago si parla di nuovi inizi, di qualcuno che è perfettamente in grado di manifestare la propria realtà, si diventa fautori della propria realtà e guardate con che cosa finiamo, con un bellissimo 9 di coppe, che è la carta del sogno compiuto. Quindi non vi preoccupate se adesso vi sentite un po' stanchi o se non vedete chiaro all'interno della situazione, sento che comunque il periodo sarà positivo proprio perché arriverà questa giustizia divina. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vediamo se riesco a darvi qualche informazione in più. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti. E per me è molto importante, siete voi il motore del canale. Bene, andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Quanta roba. Allora, sacerdotessa, fante di coppe, la carta della morte al contrario, un 4 di coppe e il 2 di pentacoli. Credo che qui qualcuno si sia un po' stufato di tutti questi alti e bassi, di queste insicurezze. C'è la morte al contrario, qui c'è qualche tipo di ciclo che deve essere chiuso per poterne aprire un altro, però essendo al contrario è un ciclo che non si chiude, si è qui anche un po' rassegnati, se vogliamo. E credo che molte persone stiano facendo riferimento, è un po' come, sento che, come vi posso dire, certe persone dicono ok, ormai sono in questa situazione e non posso fare altro, ma non vi rendete in realtà conto che l'alternativa è lì vicino a voi. La carta del 4 di coppe è la carta della cecità, ok? Quindi qualcuno che è cieco. In questo senso è come se non vedeste una nuova alternativa, una nuova possibilità, una nuova offerta. Andiamo a vedere il 7 di spade a che cosa fa riferimento. Carro al contrario e 4 di bastoni al contrario. Allora, se fosse per esempio una situazione di lavoro, qui la parte difficile è che non sapete, essendoci queste cose nascoste, come vi diceva anche qui questa carta, giustamente non sapete bene da che parte andare, non sapete bene che direzione prendere per riuscire ad avere questo 4 di bastoni, che rivediamo già 2 volte, ok? Qui il punto è: faccio un contratto con questa persona, vado a convivere con questa persona, mi imbarco in questa avventura con questa persona oppure no? Perché comunque gli alti e bassi ci sono. Vado avanti in questa situazione, in questa relazione oppure no? C'è qualche cosa che comunque non vedete. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Abbiamo un re di coppe e un 9 di coppe al contrario. Allora, per molte persone risuona come una stesa romantica, perché qui abbiamo proprio il re di coppe, 4 di coppe e il 9 di coppe. Qui c'è qualcuno che o vuole andare a convivere o vuole firmare un contratto con una determinata azienda o si vuole iniziare una relazione con qualcuno.
Il fante di coppe, per certi casi, parla normalmente di qualcuno che viene a fare un'offerta o delle scuse, quindi è come se vi sento stanchi di, mm, per certi versi di non vedere soluzioni, del fatto che il ciclo si ripete, che sia sempre la solita storia. È per quello che anche qui non avete ben chiaro e fate queste proiezioni e non avete ben chiaro da che parte andare e che cosa voglia dire vivere una relazione felice, che sia lavorativa, di amicizia o di coppia, è la stessa cosa. C'è una sorta di disequilibrio, c'è il fatto che non riusciate a prendere in mano le redini della vostra vita, ma perché non avete una visione chiara. E questo 4 di bastoni, spiegato da quelle due carte, mi fa proprio capire che c'è un punto di arrivo che per voi è il sogno compiuto e potrebbe proprio essere la firma di questo contratto, come vi dicevo prima, o l'andare a convivere, per esempio. Andiamo a vedere l'imperatrice al contrario. Abbiamo un 10 di bastoni al contrario e una regina di pentacoli. Ha proprio a che fare con la madre, perché tutte e due le carte sono due carte che mi parlano di maternità. C'è qualche tipo di ciclo con questo 10 di bastoni al contrario che non si riesce a chiudere, che non si riesce a lasciarsi indietro. Vi ricordo che qua avevate un 9 di bastoni, questa sono stanco di lottare, sono stanco delle solite scuse, sono stanco delle solite dinamiche, avrei voglia di qualche cosa di più, sento che non è la strada giusta, ma non riesco a chiudere questo ciclo. Mm? Andiamo a vedere il diavolo per piacere, grazie. Il mondo e l'eremita. Qui avete bisogno di ritrovare la vostra strada, ragazzi, senza farvi condizionare dagli altri. Avete 7 di spade e diavolo. Credo che molte persone qui siano condizionate abbastanza fortemente, non solo da un punto di vista mentale, ma proprio da un punto di vista materiale, fisico. Ci sono delle responsabilità che vi state portando dietro a livello pratico che vi condizionano e che non sono vostre. Però guardate, avete la carta del mondo, qualche cosa cambierà. Normalmente è un cambio in meglio, ma perché? Perché essendoci anche l'eremita, qualcuno inizierà a dire no, aspetta un attimo, questo è quello che voglio io, è realmente quello che voglio io. È un po' come se andaste a fondo sul fondo di questo iceberg. Ed è qui che arriva la giustizia divina. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Asso di spade, cavaliere di pentacoli. Oh sì sì, l'asso di spade, come anche la giustizia, arrivano per tagliare quello che non serve più. L'asso di spade è quella cosa che, quell'energia che dice le verità, è un po' la rivelazione, quella comunicazione sconvolgente che dà un taglio netto alle cose e questo vi permetterà di andare avanti con un altro tipo di attitudine, magari lenta, perché comunque avete il cavaliere di pentacoli che è un'attitudine piuttosto lenta, però comunque è concreta, è uno di quei passi che si fanno ma poi non si torna indietro, cioè sono reali, sono concreti. E difatti abbiamo un asso qui che è un inizio e un mago qui. Andiamo a vedere il mago. Wow! Cavaliere di coppe e la carta della luna. Qui c'è qualcuno che sta aspettando un ritorno dal passato, mi verrebbe da dire. Il punto qual è? Che probabilmente arriva, perché abbiamo un mago e il sogno compiuto. È vero, il cavaliere di coppe è al contrario, però c'è. Quindi magari
è un'energia che va avanti molto piano, molto lentamente. Anche questa carta parla di contratti, esattamente come il tipo di contratto che volevate voi qui. Diciamo che magari non è il tipo di offerta che vi aspettate, però di sicuro c'è quello che è un nuovo inizio, basato su quello che è la vostra volontà. E poi abbiamo la carta del sogno compiuto, quindi quello che insomma che state desiderando arriverà. Che sia un contratto, che sia un matrimonio, che sia una convivenza, che sia la maternità, arriva qualche cosa per giustizia divina. Il punto è che dovete fare un po' di pulizia qui, dove c'è questo diavolo, c'è qualche tipo di attaccamento, probabilmente a livello mentale, che vi vincola un po' troppo, no? Qui dice c'è qualche cosa che voi non conoscete, ma avendo il 7 di spade è un qualche tipo di proiezione mentale che voi state facendo. Qui vi dicono che avete bisogno di pulire quello che non vi serve, cercate quello che serve veramente a voi, quello che per voi è la vostra verità. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono. Andiamo a vedere ancora due carte, qualche consiglio per i nostri amici dell'Acquario, Osho. Wow! Oltre le illusioni, carta del giudizio, risveglio, un'altra, diciamo nei tarocchi tradizionali è raffigurata con un angelo, quindi è un altro segno che qualche tipo di forza superiore sta agendo per venirvi in aiuto e parla fondamentalmente di andare oltre le illusioni, oltre quello che sono le proiezioni della mente. E poi abbiamo Fioritura, che è una bellissima regina di denari, ce l'avevate già qui, parla di abbondanza, di prosperità, del fatto che, guardate, in questo mazzo soprattutto è disegnata come una donna incinta e anche la carta dell'imperatrice mi parla di gravidanza, quindi per qualcuno questa cosa potrebbe essere il fatto che si vuole un figlio e non si riesce in qualche modo a convincere il partner, mi verrebbe da dire. Non sento che è un problema di non rimanere incinte, è più un ok, vogliamo le stesse cose dalla relazione. Se non è un figlio, è la gestazione di un progetto, potrebbe essere questo nuovo contratto che vedevamo prima. Però comunque sono due carte super belle. Questa, oltre alle illusioni, vi dice che in un certo senso arriverete anche a vedere le cose da una prospettiva più ampia ed è da lì che poi arriverà la soluzione. Andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fattine dell'oracolo, vediamo che ultimo consiglio vi vogliono dare. Per gli amici dell'Acquario. Ok. I segni della natura. Wow! Allora, questa carta dice di essere ricettivi a tutti i messaggi che vi possono mandare, che vi può mandare la natura nella tua giornata, nella vostra giornata. La natura ci parla continuamente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente, di andare oltre le illusioni della materialità, del materialità, potere materiale, potere mentale. Ok? Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!